Questo stereotipo della ballerina eccessivamente magra ancora persiste, che è una cosa che secondo me non è corretta perché a volte nelle ballerine più giovani soprattutto questo può diventare un disturbo, può diventare un problema. Anche il paragone con gli altri, comunque stare 8 ore al giorno in una sala con degli specchi in body e calzamaglia è estremamente difficile. La salute secondo me dovrebbe essere sempre al primo piano. Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. In questo video condividerò con voi una parte dell'intervista che ho rilasciato a Italove, che è un podcast che racconta le storie di italiani che vivono in Repubblica Ceca. Io vivo a Praga ormai dal 2019 e durante l'intervista ho raccontato la mia storia, la mia carriera al Czech National Ballet di Praga, dove lavoro tuttora, il mio percorso di studi, ho parlato anche un po' degli stereotipi del mondo della danza classica per quanto riguarda le regole per il fisico, per esempio. Ho parlato di veganismo e anche dei miei progetti per il futuro. Io spero veramente che l'intervista vi piacerà e ringrazio tantissimo Italove per avermi invitata. Vi lascio in descrizione qui sotto i link per l'intervista completa, sia sul loro canale YouTube sia su Spotify. Prima di cominciare vi invito a iscrivervi sia al mio canale The Vegan Ballerina per non perdervi i prossimi video e anche al loro canale per non perdervi le prossime storie di italiani che vivono in Repubblica Ceca. Benvenuti e benvenute a questo nuovo episodio di Italove, il podcast degli italiani in Repubblica Ceca. Oggi abbiamo con noi Federica, che è una ballerina del balletto nazionale ceco, il Czech National Ballet. E benvenuta Federica. Grazie mille, grazie per l'invito. Allora, tu quando sei arrivata a Praga? Io sono arrivata a Praga ad agosto del 2019, sembra una vita fa, quando mi hanno ammessa nel corpo di ballo del teatro, quindi quando ho ricevuto un contratto presso il Balletto Nazionale Ceco. E da lì non me ne sono più andata. Quindi ti piace Praga? Sì, Praga è stupenda, non la conoscevo bene prima di trasferirmi qui. Ero già venuta l'anno precedente a tentare l'audizione per la compagnia, però non ero passata, quindi ero già stata una volta, giusto per qualche giorno, e poi ovviamente in questi 7 anni l'ho esplorata in lungo e in largo e adesso è diventata la mia seconda casa. E hai imparato un po' di ceco? Sì, un po' così, non sono ancora... Come sì? No, mi dovevi dire di no. Io sono tantissimi anni e sono qui e non lo so. Allora, non so parlare, adesso cioè nel senso non so magari intrattenere conversazioni complicate, però ho fatto dei corsi anche individuali, Ok. lezioni online, avevo un libro dall'italiano al ceco che ho studiato bene approfonditamente, quindi lo capisco, però ecco, quando posso parlare in inglese o in italiano sono molto più tranquilla. È più facile, insomma, sicuramente. Beh, però comunque dai, quindi immagino che se vai in giro capisci quello che Sì. viene detto, poi parlare, non so, nei supermercati, Sì, nei esatto, ai ristoranti. ristoranti, poi magari alle poste, quando il personale magari è un po' più avanti con l'età, che non parlano l'inglese, riesco a risolvere un po' le situazioni da sola. E allora, hai menzionato che hai fatto un'audizione, Sì. 2 audizioni in realtà con il balletto. E come funziona? Come si viene assunti, presi, ingaggiati, come si dice? Sì, assunti. Allora, intanto bisogna avere un diploma. Io mi sono diplomata a Milano, all'Accademia del Teatro alla Scala, dove ho studiato dal 2015 al 2018, quindi dopo il diploma avevo un curriculum che comunque potevo presentare alle compagnie per essere assunta. Mi sono presentata e per il primo anno era un'audizione pubblica, ovvero che tipo 300 persone si sono presentate e tutte insieme cercavano di farsi notare per essere ammessi. Invece l'anno in cui sono stata ammessa io, l'anno dopo, era un'audizione privata, ovvero che soltanto poche persone hanno preso parte alla lezione di danza con la compagnia e poi eravamo, se non sbaglio, 5 e il direttore poi ha scelto me, quindi mi ha offerto un contratto che mi è stato rinnovato fino ad adesso. E il tuo contratto è ogni anno viene rinnovato? Inizialmente per un anno e poi ogni 2 anni, quindi adesso Ok. sì, anche se si spera riusciremo a ricevere i contratti a tempo indeterminato perché per la legge teoricamente dopo 3 rinnovi dovresti avercelo, però Sì. è un po' difficile. E questo è stato il tuo primo lavoro? No, ho lavorato subito dopo il diploma al Teatro San Carlo di Napoli, ho fatto un'esperienza italiana nel corpo di ballo per il Lago dei Cigni, che è durata poco in realtà, però mi ha permesso di iniziare la mia carriera in un posto bellissimo, anche molto vicino a casa, perché io sono di Palermo, quindi Palermo-Napoli è praticamente dietro l'angolo. Ok. E quindi raccontaci un po' qual è stata la tua
il tuo percorso, insomma, immagino che hai iniziato giovanissima, piccolissima probabilmente. Sì, avevo 4 anni e mezzo, ho cominciato proprio per gioco, mio papà insegna tennis, quindi ha sempre cercato di portarmi verso questa disciplina, però io ogni pallina che lanciavo facevo una piroetta, quindi ha capito che non era la mia strada. Ho cominciato a fare danza giusto per divertimento, non ero una bambina che fin da piccola voleva fare la ballerina, anche perché non pensavo neanche che fosse possibile diventare una ballerina professionista, poi però con la passione mi divertivo, al contempo miglioravo, lavoravo, crescevo e a 15 anni sono entrata alla Scala di Milano nella scuola di ballo. Quella ovviamente è stata la svolta perché mi ha permesso di capire che comunque avevo delle possibilità nel mondo della danza, perché la Scala è un'accademia molto rigida, quindi... Non tutti ci arrivano, Esatto. insomma. E scusa se ti interrompo, ma l'Accademia di danza si fa parallelamente agli studi classici, diciamo, o fai tutto lì? Bellissima domanda. Dipende, l'Accademia della Scala prevede un liceo linguistico associato, che però io ho scelto di non fare perché sono entrata in accademia dal terzo anno ed ero già iscritta al liceo classico a Palermo, che quindi volevo portare a termine. Di conseguenza ho fatto il liceo da privatista, quindi studiavo tutto da sola e poi a fine anno facevo gli esami per essere ammessa l'anno successivo, quindi è stato super pesante fare il Difficile. greco e il latino indipendentemente, autonomamente, però mi ha dato un po' quella tenacia per andare avanti nella mia carriera. E una volta finito l'accademia hai subito iniziato a trovare ingaggi, insomma. Ho iniziato a Napoli, sì, dopo qualche Ok. mese, e poi quando mi è stata offerta l'opportunità a Praga, con un contratto annuale, ho detto cioè sì, sono partita. Ecco, Praga, lo vedi come un punto di arrivo, un punto di partenza? Sicuramente il punto di partenza perché qui è cominciata la mia vera vita, la mia vera carriera. Non so ancora punto di fine perché non riesco mai a fare programmi a lungo termine visto che poi la vita ci sorprende sempre, però mi piacerebbe sicuramente restare qui ancora per qualche anno perché mi trovo molto bene, quindi se comunque trovare un posto così stabile dove le persone ti conoscono e ti apprezzano in una compagnia di balletto è molto difficile, è un rischio. Quindi preferisco comunque rimanere in un posto che so che riesce a offrirmi quello di cui ho bisogno piuttosto che magari tentare altrove e non sapere come mi trovo. Quindi per adesso va bene così, poi vedremo come andrà. Quanto dura una carriera di una ballerina? Dipende, dura poco rispetto alle altre carriere, perché per esempio per le donne potrebbe esserci una gravidanza che sicuramente fa mutare il corpo, oppure gli infortuni, oppure semplicemente una persona sceglie dopo un po' di smettere. In media fino ai 35-40 anni sarebbe ideale, anche se Roberto Bolle ormai ha superato i 50, quindi lui proprio è un'eccezione, però... Ma Bolle è bravo così tanto o è più marketing? Allora, io l'ho conosciuto anche di persona, secondo me Roberto ha tutte le caratteristiche che poi ti consentono di diventare un étoile, cioè perché è molto bello, molto, comunque fisicamente ha il fisico perfetto, sembra una statua greca, e anche C'è chi dice tecnicamente... che alcuni muscoli sono stati trovati solo sul suo Esatto, corpo. esattamente, mai visti prima. Quindi sì, è molto bravo, però al contempo secondo me l'aspetto fisico, il carisma, la personalità fa tantissimo poi nel suo successo. Raccontaci un po' come si svolge la giornata di una ballerina. Eh, Quante ore lavorate? Fate le classiche 8 ore e poi si chiude? O insomma, come funziona? Allora, le nostre giornate cambiano sempre in base alle necessità e alle produzioni. La giornata classica inizia alle 10 con un'ora e un quarto di lezione di danza classica che serve sia per riscaldarsi sia per migliorare la tecnica. Poi abbiamo le prove fino alle 2 e poi 45 minuti di pausa pranzo e poi fino alle 6 altre prove. Le prove dipendono dagli spettacoli imminenti e quando invece abbiamo uno spettacolo facciamo prove fino alle 2, poi abbiamo qualche ora libera e alle 7 comincia lo spettacolo. Ok. E a volte Fate- abbiamo 2 spettacoli in un giorno, quindi... Scusami, non ho sentito, ne fate più di uno? Sì, alcune volte abbiamo 2 spettacoli in un giorno, uno alle 2 e uno alle 7, quindi anche in quel caso è una giornata differente. Certo è faticoso, eh? Se non c'è la passione, Fisicamente. secondo me sì, è molto faticoso. Poi oltre alla danza, almeno io personalmente, ma molti colleghi anche noi ci alleniamo in palestra, perché il corpo comunque deve essere forte, quindi
Anche perché sennò appunto il corpo di bolle non ti esce solo ballando, Esattamente, immagino. no, infatti. Soprattutto per i maschi la palestra è importantissima. Anche perché devono fare le prese, Sì, insomma. devono sollevarci. Visto che stiamo parlando di corpi, appunto spesso si vede la ballerina come questa figura leggera, quasi senza peso, no? Però dietro c'è un grosso lavoro muscolare. Tu, insomma, che rapporto hai con la gestione della fatica e del dolore fisico per prevenire gli infortuni, insomma? Essere una ballerina è veramente uno stile di vita perché non è soltanto il lavoro che fai in sala a fare la differenza, ma soprattutto anche quello che fai fuori, quindi il sonno, l'alimentazione, il riposo, anche la palestra. Quindi secondo me è importantissimo prendersi cura del corpo perché è lo strumento che ci permette di lavorare e di conseguenza quello che faccio io è approfittare del fatto che in compagnia abbiamo fisioterapisti, massaggiatori e un personal trainer a disposizione, quindi cerco di farmi seguire da tutte queste figure professionali al fine di essere sempre comunque sana e forte. Io per fortuna in questi anni non ho mai avuto infortuni perché proprio riesco a anche avere un equilibrio tra il lavoro eccessivo che purtroppo è inevitabile e poi il riposo a casa per esempio oppure anche soltanto con un massaggio rilassante. Sì, questo è importantissimo secondo me perché poi a lungo termine fa molto la differenza nella longevità anche del ballerino e quanto durerà la carriera se tu durante la carriera ti prendi effettivamente cura del tuo corpo al meglio. Ma fate anche a turno? Cioè, Sì, sì. Noi siamo quindi 80, quindi siamo tanti, 80, 80 ok. sì. E abbiamo Quindi non poi... tutti ballano tutte le... Oh No, sì, no, 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 per gli spettacoli ci sono dei cast, quindi proprio delle liste per ogni data e ogni ruolo. Ci sono dei nomi specifici che cambiano. Teoricamente ogni spettacolo si cambia gruppo, sia per non farci stancare troppo, sia per dare l'opportunità a più persone di ballare anche ruoli diversi. ok, anche perché così appunto vi tenete anche motivati, Mhm, perché sennò sì, altrimenti esatto. immagino ci si potrebbe anche, non dico annoiare, ma no, Sì, ogni fare tanto si sempre vuole le stesse cambiare. cose non è il massimo. Ok. E diciamo, il mondo della danza storicamente ha sempre imposto degli standard estetici ben precisi, a volte anche criticati. È ancora così? Come è visto adesso il corpo di una ballerina? È una bellissima domanda, è un argomento del quale io parlo spesso sulle mie piattaforme online perché purtroppo questo stereotipo della ballerina eccessivamente magra ancora persiste, specialmente nei paesi europei ma anche in Mm, Russia. In America per fortuna già si sta vedendo un cambiamento perché le ballerine possono permettersi di essere molto più muscolose, invece in alcuni paesi, anche nel mio corpo di ballo per esempio, ci tengono tutti molto alla forma fisica, quindi comunque devi mantenere un certo peso e non puoi lasciarti andare per così dire e in molti casi questo fa la differenza, cioè a volte anche a parità di bravura probabilmente la ballerina più magra ha la priorità in certi ok, casi, che è una cosa che secondo me non è corretta perché a volte nelle ballerine più giovani soprattutto questo può diventare un disturbo, può diventare un problema certo, del quale io ho sofferto personalmente, quindi mi rendo conto che anche il paragone con gli altri, comunque stare 8 ore al giorno in una sala con degli specchi in body e calzamaglia è estremamente difficile, certo. quindi cioè, è veramente molto delicata la linea che separa l'essere sani con l'essere comunque bravi ballerini, perché a volte pensi che più impegno ci metti, più sei magra, più dimostri di comunque tenerci, ma in realtà non è così perché la salute secondo me dovrebbe essere sempre al primo piano. Certo, poi ora il mondo, almeno in teoria, sembra, no, che sia andato avanti, ci sono si è più attenti a certi discorsi, però mi dici che insomma nella danza invece ancora tiene duro Sì, questo... purtroppo sì, anche online per esempio, appena c'è una ballerina un po' più Mm, formosa che magari pubblica dei video, è successo anche a me tra l'altro, ricevi commenti di body shaming gratuiti da gente che magari non è nemmeno dell'ambito, quindi purtroppo ancora il mondo della danza non si sta evolvendo, però speriamo in futuro possa cambiare. Parlando di corpo e alimentazione, questo mi dà l'assist al prossimo argomento. Tu non sei solamente una ballerina, ma sei anche un'attivista per gli animali, Sì. per la dieta vegana, non so come posso dirlo.
Allora, sì, Eh, lo spiego perché purtroppo c'è molta confusione al riguardo. Quello che faccio io è difendere i diritti degli animali, ok, quindi mi occupo, nel senso, nel mio tempo libero faccio attivismo per il veganismo. Il veganismo viene spesso percepito come una dieta, ok, perché è vero che la conseguenza principale è il modo in cui tu ti alimenti, ma in realtà è un movimento di giustizia e di liberazione, cioè il veganismo è un principio etico per cui lo sfruttamento degli animali andrebbe evitato. Quindi poi di conseguenza una persona non consuma certi prodotti perché non vuole comunque essere responsabile di certe crudeltà e sfruttamenti. Quindi la dieta è soltanto una conseguenza dei miei valori e comunque sento il bisogno di parlarne perché è un argomento purtroppo che viene percepito in maniera molto negativa, soprattutto online e soprattutto a causa di persone che cercano di screditare questo movimento, però secondo me è importante rendersi conto che alla base c'è un principio che tutti condividiamo, ovvero il rispetto reciproco.